Buongiorno a tutti e benvenuti sul canale YouTube Sigfrido Mille Quadri. In questo video vi parlerò di un dipinto di Claude Monet, andiamo subito a scoprirlo. Impressione Levar del Sole è un quadro di Claude Monet, molto celebre perché ha dato il nome al movimento impressionista. Il quadro venne iniziato nel 1872, data riportata anche sulla tela, ma completato l'anno successivo. L'episodio che diede il nome all'impressionismo risale invece al 1874, quando un gruppo di artisti, riuniti sotto il nome di Società Anonima Cooperativa di Artisti, Pittori, Scultori, Incisori e Litografi, organizzò una mostra presso lo studio del fotografo Nadar al Civico 35 di Boulevard des Capucines, con lo scopo di poter esibire e vendere le proprie opere senza dover subire il giudizio della giuria del Salon. Il Salon era un'importante mostra, un appuntamento molto atteso che si svolgeva ogni anno al Louvre, per il quale si candidavano pittori francesi e stranieri. Per accedere alla mostra occorreva passare il giudizio di una giuria che rifletteva il gusto accademico e che aveva il compito di vigilare sulla tradizione della bella pittura e sulla moralità delle opere. I giudizi erano molto severi, tanto che nel 1863 vennero rifiutate addirittura 3.000 opere. Torniamo alla mostra che si tenne nello studio del fotografo Nadar e di cui vediamo una foto d'epoca. A questa parteciparono una trentina di artisti, tra i quali, oltre a Monet, anche Renoir, Pissarro, Sisley, Cézanne, Degas, l'italiano De Nittis e la pittrice Berthe Morisot. Tutti artisti in rottura con la tradizione accademica e contrari alla partecipazione al Salon, pittori quindi alla ricerca di visibilità ed anche di nuovi acquirenti. Questa mostra, che è ricordata come la prima del gruppo degli impressionisti, aprì le porte il 15 aprile 1874 e restò aperta un mese. 15 giorni dopo aprì anche il Salon. Nella fase di preparazione del catalogo, Monet venne incalzato per dare un titolo ad un dipinto che aveva realizzato al porto di Le Havre, in Normandia. Il pittore rispose semplicemente: mettete il titolo Impressione. La mostra venne snobbata dalla critica, proprio per non dare troppo spazio ad una iniziativa che si poneva platealmente in contrapposizione a quella del Salon, ma non mancarono delle recensioni, tra le quali quella di Louis Leroy sulla rivista Charivari. Il critico intitolò l'articolo Mostra degli impressionisti, riprendendo proprio il nome che Monet aveva dato al suo quadro. Nell'articolo Leroy immagina di essere andato a vedere la mostra con un amico reazionario che critica profondamente l'approccio di questi pittori che parevano incapaci di andare oltre la semplice impressione. Il nome impressionismo dato da Leroy inizialmente non piacque ai destinatari, ma venne ripreso anche da altri critici e presto si affermò per indicare il nuovo movimento. La mostra ebbe scarso successo di pubblico, circa 3.500 visitatori in un mese contro i 400.000 visitatori del Salon in 6 settimane. Anche le vendite furono modeste, ma sul piano storico resta un momento molto importante perché decreta ufficialmente il via della stagione impressionista. Qualche informazione sul dipinto: il titolo è Impressione Levar del Sole, l'autore è Claude Monet, l'anno di realizzazione tra il 1872 e il 73. La tecnica è olio su tela, le dimensioni del quadro sono 48 x 63 cm. L'opera è conservata al Museo Marmottan a Parigi, che possiede una notevole raccolta di opere di Monet. Nell'immagine mi vedete davanti al quadro nella visita che ho effettuato al museo nell'estate 2020. Il quadro riassume molto bene alcuni dei punti chiave intorno ai quali si riconoscevano i pittori impressionisti. L'opera viene intanto realizzata in plein air, nei pressi del porto di Le Havre. Per gli impressionisti uscire dagli studi, dagli atelier, significava rompere con la tradizione accademica ed andare incontro alla vita reale, di tutti i giorni, posizionando il cavalletto di fronte ad un paesaggio, quale in questo caso una veduta del porto di Le Havre. Il porto, inoltre, con le sue gru e ciminiere, risponde anche ad un altro interesse degli impressionisti, quello di fissare sulla tela i simboli della modernità. È importante ricordare come lo stesso Monet fosse attratto da treni, stazioni, tutti simboli del progresso. Il dipinto coglie poi un momento particolare della giornata, quello del levar del sole. All'alba, così come avviene anche al tramonto, ci troviamo di fronte ad un momento di passaggio tra la notte e il giorno.
Il paesaggio è avvolto da una foschia generata anche dai fumi che provengono dall'attività del porto. Questa atmosfera indeterminata e sfuggente è perfetta per essere colta attraverso una pittura priva di disegno e di dettagli come quella di Monet. Ricordiamo che il pittore, nel corso della sua lunga carriera, si interessò moltissimo a cogliere i diversi effetti di luce derivanti da diverse ore del giorno e diverse condizioni atmosferiche. Da qui nacquero le famose serie, dove lo stesso paesaggio viene ripreso molte volte dallo stesso punto di osservazione, ma in condizioni differenti. Se osserviamo il quadro, notiamo innanzitutto come Monet agisca direttamente sulla tela con pennellate molto rapide. Lo fa tracciando ad esempio il profilo delle tre imbarcazioni in primo piano e poste in diagonale. Non esiste prospettiva scientifica nel quadro, l'unico elemento che ci trasmette un senso di profondità è proprio la diagonale delle tre barchette, che diventano sempre più piccole ed evanescenti. L'ultima delle tre è già avvolta dalla foschia. Anche le barche ormeggiate, tutti i mezzi meccanici del porto, sono resi con pennellate rapide e istintive. Possiamo solo intuire, avere un'impressione del porto. Le linee verticali ci fanno pensare agli alberi delle navi, quelle oblique a delle gru sui pontili, le macchie in forme a nuvole di fumo che fuoriescono dalle ciminiere. Sono appunto solo impressioni, un vedere e non vedere che è tipico dell'impressione che ricaviamo da un paesaggio immerso nella foschia. La rappresentazione del mare è interessante. Monet stende una base di colore zigzagando con pennellate larghe e liquide, quindi interviene con veloci pennellate virgolettate più scure e sottili che ci trasmettono il senso della superficie appena increspata dell'acqua. Il cielo, rischiarato dalla luce del mattino, è ugualmente dipinto con pennellate larghe e fluide con effetti caldi giallo e arancio. Il colore è il protagonista assoluto del dipinto ed in particolare il contrasto tra l'arancio del disco del sole e l'azzurrognolo che prevale sulla tela. Su questo contrasto tra colori caldi e freddi è costruito tutto l'impatto luministico del quadro e la sua forza evocativa. Il disco del sole, i riverberi aranciati sulla superficie dell'acqua, gli squarci luminosi in cielo accendono l'opera. Con pochissimi elementi l'impressione ci raggiunge e cogliamo l'evanescenza e la magia del momento. Monet tornerà spesso a cogliere l'atmosfera della nebbia o della foschia, utilizzando contrasti di blu ed arancio. Nella vasta produzione del pittore vorrei mostrarvi due bellissimi esempi che mi ricordano nell'impostazione il quadro Impressione Levar del Sole. 10 anni dopo, nel 1882, Monet realizza questo paesaggio invernale, tramonto sulla Senna a Lavacour. Come in Impressione Levar del Sole, l'atmosfera è rarefatta, appena accennata, ed osserviamo il disco arancio del sole ed i suoi riverberi sul fiume. Ugualmente vediamo un profilo urbano che si specchia sull'acqua. 30 anni dopo Impressione Levar del Sole, nel 1903, Claude Monet realizza una serie di dipinti che hanno come soggetto il Waterloo Bridge a Londra. Il quadro presentato ci mostra il ponte immerso totalmente nella nebbia. L'effetto quasi spettrale è mitigato dal colore caldo del disco arancio del sole. Tra la nebbia le forme si sfaldano e restano solo un accenno, un sussurro della materia reale. In Monet si fa strada la pura astrazione. Abbiamo analizzato Impressione Levar del Sole, un dipinto fondamentale per la storia dell'impressionismo perché ha suggerito il nome dello stesso movimento. Il quadro è altresì importante perché si inserisce nella vasta produzione di Monet come un punto di riferimento per il pittore, che da quell'impressione colta nel 1872, nel corso dei decenni riceverà stimoli per andare oltre sino alle soglie dell'astrazione, che caratterizza l'ultima fase estrema della sua carriera. Se avete gradito il video mettete mi piace e iscrivetevi al canale. Fatemi sapere nei commenti cosa pensate di questo dipinto di Claude Monet, risponderò a tutti. Vi aspetto al prossimo video.